Buongiorno amici del bosco, sono al Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa, un nome difficilissimo, sono nel comune di Ozzano dell'Emilia e qui si tiene la plenaria di permacultura. Chi è arrivato? Ciao bella! L'Accademia forma gli aspiranti permacultori, si riunisce 2 volte all'anno nella cosiddetta plenaria. È il luogo della vita dell'Accademia reale in questo momento. Ci organizziamo con un gruppo di volontari. Risalta la zucca in emergenza, rapido, che noi siamo massicci. È brava, controllore! Bravissima, noi sono un esecutore, il controllore è lui, il cuoco è lui. Una delle cose più importanti è quella sicuramente di individuare il periodo giusto per fare queste plenarie, quindi a metà aprile e metà ottobre. I nuovi diplomati ottengono il loro titolo dopo una presentazione accurata del loro progetto. Io sto progettando da 3 anni di fatto. Ad Ozzano sono previsti 5 nuovi diplomati, non solo, verranno presentati anche altri 2 progetti di meglio percorso. In questo caso gli aspiranti permacultori non hanno ancora completato il loro percorso di apprendimento, ma si presentano alla commissione per far conoscere quello che stanno facendo e per ottenere anche dei feedback, cioè dei riscontri e delle opinioni sul lavoro fin qui realizzato. Io sono arrivato qua nel mio progetto, lo strumento comune a tutti è questo, su questa roba qua discutiamo. Ma quando io so che posso dire avrò fatto diversamente, io con te sono in relazione e siamo in percorso di apprendimento attivo. Oggi si è diplomato Luca Bollea, che era un giornalista come me e che ha deciso di recuperare una proprietà di famiglia abbandonando Roma, abbandonando il suo lavoro e cambiando completamente la sua vita ma anche quella della sua famiglia. Ancora la tensione è un po' lì perché devo dire che la tensione è stata altissima. Se poi viene male alla fine o non piace lo senti molto personale. Direi che sono in maniera inversamente proporzionale felice. Quello che abbiamo perso anche come consapevolezza è che i muri a secco sono costruiti in funzione di quel che veniva coltivato. Sono importantissimi in Italia, sono 200.000 ettari circa di paesaggi terrazzati, sono terreni marginali, molti sono abbandonati e in permacultura sono importanti che con la progettazione possiamo riportarli ad essere produttivi, innovativi e aperti anche ai giovani che vogliono avvicinarsi a un'agricoltura sostenibile e che si basi su anche una valorizzazione del paesaggio. Ho assistito a 3 presentazioni molto interessanti. Una riguardava la trasformazione di un terreno coltivato in area umida, come era questo terreno in passato. La seconda era dedicata invece alla particolarità dei terreni terrazzati ed infine ho assistito a una bellissima dimostrazione di come si trasforma la pianta del lino in fibra tessile. Beh, fino a 50-60 anni fa era normale per tante famiglie coltivarsi la propria canapa, il proprio lino e filarlo e tesserlo. Abbiamo perso questa capacità, abbiamo delegato tutta una filiera non solo in Italia ma l'abbiamo addirittura demandata all'estero. Penso che sia importante, necessario, oltre che bello e appassionante, recuperare questa conoscenza. Diversi gruppi di lavoro, chiamati cerchi, si riuniscono su temi specifici, discutono e fanno le loro proposte all'assemblea. Un centro di gravità, no? Per ognuno di questi gruppi locali. C'è una persona, se c'è una persona, almeno... un promotore locale, sì. E poi attorno a questo gravitano quelli che territorialmente sono sì. vicini. Stiamo lavorando con i cerchi sociocratici, che sono processi lenti, partecipativi, quindi non è che
abbiamo una decisione che viene dall'alto, sono persone che si incontrano e quando si incontrano non è detto che si incontrano sempre le stesse persone e quindi bisogna ricapitolare le cose successe prima, le decisioni prese, le valutazioni. Durante questi giorni ad Ozzano ho anche presentato il progetto Bosco di Ogigia. Allora, dove si trova il Bosco di Ogigia? Appunto è in Val di Chiana. Il progetto di comunicazione è la cosa, diciamo, più particolare che affonda nel fatto appunto che io prima di mettere le mani nella terra, che è una cosa che ho iniziato a fare pochissimi anni fa, facevo questo. Questa è l'ultima giornata della plenaria di permacultura di Ozzano, sta per cominciare l'assemblea che è l'ultimo atto di questo percorso, l'assemblea di tutti i soci dove vengono condivise le riflessioni e le decisioni che i diversi cerchi, gruppi di lavoro hanno elaborato durante i giorni appunto di lavoro. Com'è andata? Ragazzi, siete contenti della plenaria? Feedback, una parola per la plenaria. Si può migliorare. Conoscenze. Essere adattati a 1000 euro. Aspettavo qualcosa, sì, formativo, seminari, sapere un po' come funziona l'accademia, ma non tutta questa energia, tutte queste idee. Non me la prendete, ma devo guardare avanti. Tu guarda avanti e dacci il tuo feedback. Bella esperienza, molto intensa e coinvolgente a tutti i livelli. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale, mi raccomando!